Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con un ospite. Abbiamo con noi Filippo Zantese, benvenuto, Grazie. dell'azienda Aixcel. Filippo è Product Manager della linea AquaHot e con lui cercheremo oggi di capire un po' che cos'è AquaHot e quali sono i prodotti che compongono la loro gamma. Allora, Filippo, si può spiegare un po' che cos'è AquaHot, che cosa fate, un po' Certo, di storia? assolutamente. Allora, AquaHot innanzitutto è una storica azienda americana e dove siamo leader nel settore dei sistemi idronici, ok? E spendo due parole per spiegare cos'è un sistema idronico. Allora, un sistema idronico, lo scambio di calore non è diretto come quelli ad aria forzata, ma il calore è indotto attraverso il riscaldamento di un liquido. Questo fa sì che il tipo di calore è molto più confortevole perché è esattamente quello che si ha a casa, ok? Con i classici termosifoni. Non secca l'aria appunto perché non c'è il riscaldamento diretto e quindi l'umidità resta e il calore è anche più omogeneo in tutta l'area. Questa è la differenza principale di un sistema idronico a confronto con un sistema ad aria forzata. Sì, dicevo, quindi AquaHot, un'azienda storica americana, si trova vicino a Denver, in Colorado, e lì noi siamo leader appunto nel settore degli idronici con sistemi soprattutto per i grandi motorhome, okay, dove richiedono svariate alte potenze, diciamo, di alta potenza riscaldante. Tutti i nostri prodotti da sempre vanno per l'acqua domestica ad acqua lì continua, quindi non hanno dei boiler di accumulo, ma semplicemente pescano l'acqua direttamente dalla tanica principale del veicolo e viene riscaldata istantaneamente. Ok? Questa, diciamo, è sempre stata una prerogativa No, dell'acqua. non ci sono sistemi di accumulo. Esattamente, esattamente. Questo fa sì che, oltre al comfort di avere comunque sempre l'acqua calda e non dover centellinare, diciamo, l'utilizzo della doccia o dell'acqua della cucina, fa anche sì che, non essendoci un boiler in pressione, si evitano anche i possibili problemi che un boiler in pressione comunque può dare. Quindi sovrappressioni, non ci possono essere rotture, diciamo, perdite di acqua e in più d'inverno, se si parcheggia e si lascia il camper in una zona fredda dove ghiaccia a meno 15, meno 20, che normalmente i boiler, come ben sai, vanno scaricati, non avendolo non si deve neanche più fare questa operazione. Quindi non solo il comfort dell'acqua calda in continuo, sempre disponibile, ma anche quello. E questo sistema è anche popolare qui in Europa oppure no? È il prodotto che distribuite, questo articolo? Assolutamente sì. Allora, diciamo che il idronico è un prodotto più di nicchia, ok? Noi siamo presenti con il primissimo idronico da un po' di anni, il 100D, che ovviamente si trova sul vostro catalogo da un po' di anni ormai. Questo, diciamo che era il sistema più piccolino fatto in America apposta per l'Europa, dove appunto la richiesta non è per mezzi motorhome enormi, ma i veicoli sono più piccolini. Questo è un sistema totalmente idronico, ok? E ha tre particolarità. La prima è che ha fino a 3 zone climatiche, significa che tu puoi suddividere anche in base alla grandezza del veicolo tre differenti zone, tre temperature diverse per il controllo, acqua calda in continua e il lunciatore non è interno al box, diciamo, ma si monta esternamente al veicolo. In questo modo il box interno è più piccolino e quindi è anche più facilmente collocabile all'interno anche di piccoli van. Tanto che il mercato che va per la maggiore su questo prodotto sono anche proprio i van nel classico 4x4, 5, 6, 7 metri. E quindi questo appunto è il primissimo prodotto. Quando siamo partiti un po' di anni fa con Upwork in Europa, è stato il primissimo che abbiamo, che è appunto a disposizione vostra e in tutta Europa da un po' d'anni. Ecco, poi
Da qualche anno mi sembra che sia molto popolare un altro prodotto che voi distribuite e che noi distribuiamo con successo, quello che si chiama Gen 1. Esatto. Ci spieghi un po' che cos'è il Gen 1? Sì, assolutamente. Uno, invece, è un sistema ad aria forzata. Aria forzata, che appunto prima vi spiegavo la differenza, no? Perché diciamo che l'aria forzata richiede molta meno manodopera nell'installazione, è molto più istantaneo, e quindi più veloce e più semplice. Sono i sistemi più popolari Popolari. nei camper che troviamo in circolazione nel mercato europeo, per intenderci, no? È il sistema che comunemente viene utilizzato in Europa. Assolutamente. E quindi è più economico, diciamo, è più istantaneo, più veloce, più semplice soprattutto nell'assemblaggio, e non c'è tutta quella parte idraulica da portare in giro nel veicolo, come invece è richiesto nei sistemi idronici. Non funziona con l'acqua calda in continua, ma invece questo funziona con il boiler di accumulo da 10 litri di acqua calda, e questo prodotto lo abbiamo disponibile in due versioni. Abbiamo il 4 kW a diesel, più 1,8 kW anche con resistenze elettriche, ok? Che non sono opzionali, cioè per noi sono standard all'interno del prodotto. Per cui il pacchetto Gen 1 è un pacchetto completo per l'installazione, non serve acquistare accessori supplementari per effettuare configurazioni. Compri un articolo e tutto quanto serve per effettuare l'installazione. Esattamente. Compri un articolo e ti arrivano due box, in un box c'è la stufa, nell'altro c'è tutto il kit di accessori che servono per la totale installazione, quindi non bisogna comprare nessun altro accessorio di contorno, diciamo. L'altra versione invece è il 6 kW, e questa è a gas GPL classico. Anche questa viene con il 1,8 kW aggiuntivo in elettrico, ok? Che o tipo in campeggio ci si attacca alla corrente alla 220, o nei mezzi che hanno un pacco inverter importanti, o si possono utilizzare anche off-road. Mi spieghi perché dovrei scegliere una versione oppure l'altra? Qual è la più popolare? Diesel. Il diesel? Sì, ad oggi sì. Ad oggi sì, per vari motivi. Il diesel intanto lo peschi direttamente dal serbatoio del veicolo. Per camper ovviamente caravan è un altro discorso, però van, camper, quindi è molto più istantaneo, e non hai quindi neanche l'ingombro delle bombole del gas, e quindi sì, il diesel diciamo che negli ultimi 2 anni soprattutto secondo me ha preso il largo, e ad oggi sto vendendo la maggior parte, assolutamente sto vendendo il diesel. Bene. Per cui siete soddisfatti di dei risultati che state ottenendo sul mercato europeo? Sì. Ma vi fermate qui o avete intenzione di portare qualcos'altro per la prossima stagione? Perché qualcuno dalla regia metteva delle slide che mi sembra che c'entrino poco con quello Esatto. che ci hai raccontato fino ad adesso, tipo. Esatto. Allora noi adesso stiamo lanciando il nuovo prodotto, si chiamerà Wave 40, Wave 40. 40 perché è stato presentato per la primissima volta alla fine dell'anno scorso in America, in uno showcase nostro interno di Airxcel che facciamo ad Eckhart ogni anno, in ottobre. 40 perché era il 40° anniversario dalla fondazione di Aquahot, che appunto è un'azienda presente dal 1984, e quindi appunto da lì deriva il nome. Allora, questo è un prodotto unico nel suo genere, e abbiamo cercato di racchiudere tutte le possibili tecnologie del riscaldamento in un prodotto singolo, ok? Quindi questo prodotto nelle stesse identiche dimensioni di ingombro del Gen 1, perché so che non sembra, perché il Gen 1 è più tondeggiante, ma in verità le dimensioni, il perimetro di base dell'ingombro per l'installazione è esatto al millimetro, è uguale, ok? Quindi dove ci sta il Gen 1 ci sta anche il Wave 40. E quindi su questo prodotto noi abbiamo acqua calda in continua, e quindi anche qui niente boiler di accumulo, quindi come il discorso precedente, oltre al comfort non abbiamo i possibili problemi che possono derivare, e anche per l'inverno non devi appunto più scaricarlo.
E, quindi acqua calda in continuo. Abbiamo una parte di riscaldamento che può essere con l'aria forzata, ok? Sulla destra, e dalla sinistra si può avere anche opzionale, si può creare anche un loop idronico. Funziona che l'installatore può scegliere cosa vuole fare con l'unità, perché o lo usi solamente come un Gen 1, però con l'acqua calda in continua, ovviamente, quindi solo ad aria forzata, o solo come un impianto idronico, totalmente idronico, e perché sono totalmente separati, ma addirittura si possono anche mettere assieme le due tipologie perché gestisce due aree diverse, quindi io posso farlo andare sia ad aria forzata e sia anche con il loop idraulico. E questa è una grossissima novità perché in questo modo l'installatore ha tutte le soluzioni a portata di mano, sta solamente a lui decidere come fare l'impianto. Altra cosa, adesso usciranno da circa ottobre-novembre, sarà disponibile, ok? E nella versione diesel. Invece con il nuovo anno, penso per febbraio-marzo, sarà anche disponibile nella versione gas e GPL. Entrambi hanno il bruciatore modulare che modula da 2 kW fino a 10 kW. L'utente non deve fare nulla, è la macchina che si autoregola in base alla richiesta che c'è sia per riscaldare l'acqua sia per riscaldare l'ambiente. Questo cosa comporta? Anche qui massima flessibilità, quindi con un prodotto puoi andare nel mezzo piccolo, in quelli medi o anche nei grossi motorhome, perché non devi più stare lì a decidere cosa monto qua, il 4 kW, monto il 6 perché non so le dimensioni del veicolo, non so se il 4 basta, ci vuole il 6. Qui tagli da testa al tono, hai tutto in un singolo prodotto e quindi non hai neanche più dubbi. Cioè, Per cui è un prodotto adatto ai grandi motorhome di fabbricanti ed è un prodotto adatto anche agli allestitori che costruiscono van il titolo in serie. Assolutamente. È un'installazione facile? Sì, perché è similissima a quella del Gen 1 diesel. Il sistema di pompaggio del diesel è uguale, il sistema di espulsione dei fumi e per l'aria in ingresso della combustione è identico, stessi diametri, stesso camino esterno, quindi abbiamo mantenuto tutto molto, molto simile, quindi chi già installa il Gen 1 può tranquillamente installarsi i Wave 40. Facendo sintesi, questo è un prodotto che dà più possibilità, adatto a veicoli di ogni dimensione. Esatti. E su hai idronico e riscaldamento classico come siamo abituati a conoscere adesso. Li puoi fare tutti e due assieme. Sarà disponibile tra un mese, 2 mesi, quando sarà disponibile? Circa da ottobre a novembre sarà disponibile. Ci puoi dare anche qualche anticipazione sul livello di prezzo di questo prodotto, Filippo, o è troppo presto? No, allora diciamo che prezzo al pubblico, quindi prezzo finale, utente finale, dovremmo essere attorno ai 3.000 o poco più. 3.000, poi voi sarete più bravi 3.000 allora. a fissare i prezzi. Sì. Grazie Filippo, tutti i prodotti della gamma e catalogo Raimo del 2026. Grazie mille a voi per la possibilità.